Ciao a tutti, in questo video rispondo ad alcune domande che mi avete fatto pervenire privatamente chiedendomi se potessi spiegare e definire meglio come coordinare il sostegno e l'appoggio. Queste sono state le domande principali che vi ho riassunto. Andiamo a vedere innanzitutto, a rivedere brevemente che cosa si intende per sostegno, che cosa si intende per appoggio e come vengono coordinati nell'uso della parola, che sia cantata, parlata oppure recitata. Per appoggio cosa si intende? Si intende l'apertura e la distensione del diaframma, il mantenere il diaframma aperto e disteso. Questo come avviene? Avviene spontaneamente, come abbiamo visto, attraverso una corretta respirazione costodiaframmatica. Ve la faccio rivedere brevemente. Mettiamo una mano appena sotto lo sterno, dove inizia la parte molle, circa sotto la linea del vostro petto. Una mano la mettiamo alle costole sotto la linea del petto. Inspirando, rilasciamo il plesso solare, quindi lasciamo in questo modo automaticamente che il diaframma sia libero di scendere e apriamo con il fiato, non di forza, le nostre costole. Vi ripeto che quando il diaframma si abbassa non dobbiamo spingere noi in giù in questo modo, ma lasciarci molto rilassati, molto morbidi e lasciare che il tutto avvenga. Pensate ad aria calda, spesso questo suggerimento è risultato utile, quindi inspiro, apro. Vedete cosa succede? Questa parte sporge in fuori perché il diaframma ovviamente scende perché è libero, rilasso il plesso solare e anche le costole si aprono, quindi il diaframma fa questa doppia funzione che è importante avvenga nel canto, si abbassa e si apre. Questo perché rilasciamo, vi ripeto, gli addominali, la parte soprattutto alta degli addominali non la contraiamo e consentiamo alla gabbia toracica di espandersi. Se noi facciamo questa respirazione, abbiamo già permesso al nostro diaframma di fare questo, di abbassarsi e di aprirsi. Ok? Questo è l'appoggio. Noi cantando parlando, dobbiamo cercare di non chiuderci in questo modo, vi faccio vedere, ma cercare di restare con questa apertura, con questo famoso appoggio. Vi faccio vedere, prima mi chiudo e poi resto aperto. Una buona respirazione, poi cosa succede? Lo sterno si abbassa, le costole si chiudono, il diaframma risale subito. Questo non deve succedere se noi vogliamo educare la voce, ma tang, rimango così. In apertura, semplicemente soffio aria attraverso la parte alta dell'addome e questo è quello che noi chiamiamo il sostegno della voce, ovvero il far uscire il fiato con continuità. Spero di essere stato finora chiaro nel definirvi i concetti, come si coordina nella parola e nel canto questo doppio meccanismo. Si inspira, quindi in questo modo, cerco di rimanere aperto, espanso, quindi l'idea è quella di mantenere lo stato inspiratorio. Potete pensare di avere ad esempio due fili che vi tirano, oppure due calamite, o come le tende di un palcoscenico che restano molto aperte. Vi mantenete in questo stato ideale di ispirazione e poi con la parte alta dell'addome, mi raccomando, l'epigastreo, tenete come punto di riferimento quel famoso bottone propulsivo ideale sotto lo sterno, dove c'è proprio la parte molle, quindi apro e comincio poi a far uscire aria da qui, cercando di restare sempre aperto però. L'addome rientra gradualmente. All'inizio potete aiutarvi mettendo delle dita oppure una mano e sentendo che le mani appunto rientrano. Mimate anche idealmente questo gesto del vostro addome che rientra e va gradualmente verso l'alto come se fosse aspirato dall'interno, non un movimento muscolare di forza come se faceste gli addominali, questo no.
Quindi mi raccomando, non inspirate poi spingere giù, assolutamente, questo non è l'appoggio, spesso viene confusa questa cosa e non è il sostegno. Mai spingere giù perché voi andate a creare una tensione al diaframma, ma inspirate, restate aperti e con morbidezza guidate il fiato con gli addominali. È il contrario, dobbiamo cercare di stare su. Posso fare anche un vocalizzo, ad esempio. Inspiro, rimango in apertura. Io rimango aperto, vi faccio sentire se mi chiudo. Ovviamente sto esagerando per farvi capire che se io mi chiudo, allora il suono si spegne. Se io resto aperto, il suono rimane stabile. E così via, insomma, questo era un esempio per farvi capire. Mi raccomando, la cosa importante è quella di quindi 1, inspiro e mi apro, 2, resto aperto, 3, faccio uscire la mia aria utilizzando morbidamente il rientro degli addominali. Questi sono i 3 meccanismi base che non dovete mai perdere nel canto, sono proprio i mattoni. Poi si lavora sulla risonanza, ma non dovete mai perdere questi 3 requisiti. Un trucchetto che spesso è stato utile è quello appunto di pensare alla fine dello sterno, proprio appena sotto, di avere questo bottone propulsivo che si attiva prima di cantare e di pre-sostenere un momentino prima di iniziare, ovvero io apro, inspiro, resto in apertura, un piccolissimo movimento in dentro e poi continuo a guidare questo movimento morbido in dentro e in alto degli addominali. Quindi presostengo e poi inizio. Allora la voce è sostenuta e ben appoggiata. Quindi apro, inspiro e apro, presostengo, ovvero faccio un piccolo movimento impercettibile in dentro e poi canto, faccio uscire aria, ma guidando sempre questo movimento, mi raccomando, in dentro, non bloccatelo mai, una volta che l'avete iniziato, gradualmente, impercettibilmente, deve sempre continuare. Spero di avervi chiarito al meglio il concetto di sostegno e di appoggio, di come coordinarlo nella voce. Vi saluto, vi rimando ai miei video precedenti per chiarirvi maggiormente le idee. Comunque, se avete dei dubbi, scrivetemi. Vi saluto e a presto. Ciao!